La riconoscete? Certamente che sì, è scritto nel titolo. Un saluto a tutti da Sergio, all'anagrafe Sergionet sulla PS. Finalmente riesco a portare quest'auto che, ringraziando Johnny, un amico appunto che saluto, che me l'ha fatta conoscere e me l'ha suggerita, la porto sul canale. Non è stato facilissimo da settare, però dai, a guidarla è abbastanza simpatica, non è difficilissima da guidare. L'unica cosa, appunto, sinceramente ho visto sul sito di Garage RCR, sono andato un po' a sbrizzolare su internet. C'è soltanto un sito dove c'è un ragazzo tatuato che ti fa un bel dito medio, un paio di video non molto interessanti. Quindi la domanda è, ma questi qui esattamente che c'entrano con Gran Turismo? Boh, forse perché hanno vinto il Seman nel 2017? Vabbè, ho capito, mi sembra un po' poco, però vabbè, non spetta a me rispondere a queste domande. Io mi limito solamente a prendere e a metterla, a portarla sul canale, settandola un po', almeno per Tokyo. La andiamo a acquistare in Brand Central, come vedete. Ecco qui appunto in America c'era anche Martin ci dice appunto sì, una macchina, ma non è che dà tante spiegazioni. È una compagnia che bene o male fa delle modifiche, ma non è neanche ai livelli dell'altra che portavamo l'altra volta della GAC Maverick. Per cui insomma, vabbè, andiamo avanti, dai. Si acquista a 300.000 crediti, non è tantissimo, però dai, è simpatica come modifiche, come tutto. 400 cavalli non sono pochi, per cui è discretamente interessante. Prima cosa, come sempre vi dico, soprattutto per i nuovi, ma anche per i vecchi, come me, si duplica il setup quando si compra una macchina nuova, almeno ci abbiamo sempre quello che è da stock, tutti i settaggi da stock, almeno se uno dovesse fare delle verifiche se le può sempre tornare indietro. Poi successivamente si va in GT Auto. GT Auto, cosa si compra in GT Auto? Un po' di cosine, dai. Si parte dalle ruote, quelle che volete, cerchi in lega come le volete. Io ho messo 18 pollici con eccentricità larga, cerchione largo, eccentricità standard perché non mi dà la possibilità di cambiarla. Poi, dopodiché, si va in parti di ricambio, ovviamente, e mettiamo. Se vedete, io mi ho lasciato le parti standard perché? Perché utilizzando le altre parti, più che altro la macchina tornava ai livelli di fabbrica, come se fosse stata da stock. Quindi sostanzialmente non ho toccato niente in queste parti qui. Vedete, ho lasciato le parti standard, che sono già abbastanza tarocche, come si può dire. Anche sulla lettone ho lasciato questo. Scusa, sul retrotreno. Sulla lettone ho fatto una piccola modifica, ho messo il tipo B, che sarebbe uguale a quello standard, però almeno è modificabile in fatto di deportanza. Quindi mettete l'alettone tipo B, così si può modificare la deportanza. In elementi di gara non si fa niente perché la gabbia di sicurezza c'è già, per cui o se non c'è già abbastanza rinforzata di suo. Nel negozio, allora ricordiamoci che dobbiamo andare a Tokyo, quindi su Tokyo qui compreremo le gomme da sport, gomme sport dure, non le medie, le dure. Poi limitatore di potenza e zavorra io le compro a prescindere su tutte le auto, quindi possono tornare comode. Computer personalizzabile, marmitta da semicorsa no, il tubo compressore a regimi elevati, sì, comprate questo. L'LSD personalizzabile. Poi dopodiché andiamo al sistema anti-lag, ovviamente, se c'è il turbo compressore, la marmitta da corsa, sì, il kit dei freni quello che volete, le sospensioni personalizzabili, sì, e il controllo e bilanciamento freni, ok. Il rapporto marce, quello da corsa personalizzabile, questo lo compriamo. Per il resto poi, se non ricordo male, non c'è da comprare niente. Sì, chi vuole l'adattatore angolo di sterzata si può usare, tanto non cambia PP, è abbastanza simpatico anche quello da usare. Allora, andiamo avanti, andiamo a vedere poi il vero e proprio setup da usare a Tokyo. Allora, si va qui a prendere la nostra gara, Asoceania, Tokyo Express, che è la gara quasi per eccellenza per i crediti da farmare, quindi sono piuttosto discreti, 825 poi in fondo, per cui sono 8. Allora, andiamo a prendere intanto non lo schema impostazione 1, ma quello che useremo, il setup, eccolo qua. Si parte con le sport dure, come dicevo. Queste sono le regolazioni delle sospensioni che ho usato qui per Tokyo. Abbiamo qui il differenziale e poi la deportanza, come dicevo con l'alettone si può usare. Io l'ho messo al massimo così guadagno un po' di PP sulla potenza che non fa male, anche perché questa macchina insomma non si vince con 40 secondi, 50 secondi di vantaggio, per cui queste sono le regolazioni da usare, quindi sia l'ECU personalizzabile, la zavorra e il regolatore, il limitatore di potenza. 2,90 di punta massima e queste sono le regolazioni che ho usato per avere un attimo di potenza con la macchina, come dicevo. Regimi elevati, li ho comprati un po' tutti, li ho provati, ma poi ho deciso per regimi elevati, se no non vincevo la gara. Ho provato anche con regimi medi, ma non ce l'ho fatta vincere, per cui preferisco questo. Qui mettiamo l'anti-lag forte,
tutto il resto è quello che abbiamo comprato. Il controllo freni è meno 5 sull'avantreno, quindi tutto sull'avantreno, spostata la frenata visto che è molto sbilanciata in avanti, e ho messo anche l'adattatore di sterzata, quindi per chi vuole lo può mettere o non mettere, è praticamente a livello di PP indifferente, ti dà un aiuto un pochino più alla sterzata. Allora, andiamo a far partire la gara e parliamo un secondo di quella che è la strategia. Allora, prima di tutto per i nuovi le solite raccomandazioni per ottenere il bonus di gara pulita, quindi un bel 50% in più di crediti che effettivamente non fanno male. Allora, prima di tutto, non tamponate nessuno, non fatevi tamponare da nessuno. I primi due giri sono quelli abbastanza critici perché vi troverete testa a testa con gli altri, per cui occhio. Poi al tornante finale non tagliate il cordolo di destra e non abbattete i birilli che sono in fondo al cordolo, ok? Per le barriere potete usarle quanto volete, potete strusciarle senza problemi anche tutta la gara. Io le faccio solamente la prima, forse massimo la seconda se c'è casino qui. La mappatura la metteremo a 1 per il rettilineo principale. Da qui, da questo momento in poi, mettiamo mappatura 4. Lo useremo per tutta la gara questo switch. Mappatura 1 rettilineo, mappatura 4 il resto della gara. Questo è il tornante, vi dicevo, i birilli in fondo da non toccare, da non abbattere. Questo è il tornante da non tagliare, mi raccomando. Da qui in poi potete rimettere mappatura a 1, anche prima della fine della curva, perché non c'è problema. Potete rimettere mappatura 1 e le problematiche non ci sono. Ora, vi porto direttamente a quando vado ai box, al giro 6, che punto rientro, scambio le gomme, faccio il pieno e siamo proprio a metà gara, quindi dividiamo proprio la gara in due switch, da 0 fino al sesto giro, dal settimo in poi. Quindi riusciamo non in testa, ma non vi preoccupate, li riprendiamo tranquillamente, li supereremo, anche perché poi loro alla fine si devono fermare ai box, per cui. E vi porto direttamente all'ultimo giro, come vedete ho fatto, diciamo, le gomme un po' sono quasi finite davanti, quindi occhio alle frenate dell'ultimo giro, perché se no rischiate di andare un po' dritti. Giro più veloce l'ho fatto in 2.12 netto e si chiude la gara in 27.33, quindi non un grandissimo tempo, però diciamo ci permette di vincere. Come dicevo all'inizio, non una grandissima vittoria con un grande margine, infatti a 3 secondi e 6, però si riesce a vincere, per cui portiamo anche questa bellissima, forse un po' esagerato, questa Garage RCR Civic, come dicono quelli bravi, però l'importante è che ci portiamo a casa 825.000 crediti, che è la cosa fondamentale. Bene, ragazzi, abbiamo settato anche quest'auto. Vi ringrazio per aver visto il video. Se volete lasciare un pollicione fatelo pure. Iscrivetevi al canale se ne avete voglia. Se lo fate però ricordatevi della famosa campanellina per avere tutti gli aggiornamenti appena escono subito a disposizione. Se volete domandare qualcosa, come ha fatto il nostro amico Johnny, che risaluto, su auto, su eventi, quello che volete, non c'è problema. Scrivetemi pure o nei canali social o qui nei commenti o su WhatsApp. Rispondo a tutti nei limiti del possibile, ovviamente. Ragazzi, grazie ancora e ci vediamo al prossimo. Un saluto a tutti da Sergionet.